Buonasera a tutti signore e signori e soprattutto grazie per il vostro interesse e per le domande. Questo mi dà gioia perché ho notato la vostra disponibilità ad aiutare l'azienda con tanti e preziosi suggerimenti. È un grande segnale forte per la community e proprio per questo questa sera siamo qui per dare voce alle risposte che tutti attendete. Quindi passiamo sull'argomento e via con le domande. Buonasera Danilo, buonasera a tutti. Oggi andremo ad argomentare come noi abbiamo organizzato per i vari dipartimenti. Le domande sono state raggruppate e un gruppo di domande farà parte appunto di un argomento. Il primo argomento che andiamo a toccare sono i crediti. Danilo, per l'utilizzo dei crediti per poter fare gli acquisti al 100%, è fattibile? Certo, le gift card saranno ripristinate come la vecchia modalità e daranno modo di fare acquisti sui nostri e-commerce, che naturalmente non solo sull'e-commerce ma sui servizi, che naturalmente verranno funzionalmente implementati per dare più modo di spesa e di vantaggi a tutta la nostra community. È possibile trasferire i crediti da un account all'altro, da una persona all'altra? Certo, sarà possibile spostare i più credits per dare modo di avere ancora più vantaggi nell'utilizzo dei servizi e dei nostri e-commerce. È possibile utilizzare i crediti per rinnovare gli abbonamenti? No, l'utilizzo per rinnovare gli abbonamenti si potrà fare naturalmente avendo sempre un vantaggio, facendo un acquisto sul nostro e-commerce Next2Buy. Questo naturalmente è inteso per la quota annuale del collaboratore. Certo. Perfetto. Sì, la quota annuale del collaboratore, noi daremo modo di fare un acquisto in modo che non si pagherà solo l'utilizzo della dashboard, ma si avrà un vantaggio di poter fare un acquisto e soprattutto per vedere come funziona il servizio, perché il servizio adesso fino ad ora ha dimostrato di non avere pecche. Entro 48 ore solitamente si hanno i prodotti e la merce a casa e fino ad ora c'è stato pochi disguidi, tutti i resi sono stati immediatamente messi a disposizione e la merce è stata rispedita. L'utilizzo dei crediti sugli account ereditati, come ci dobbiamo comportare? Come possiamo utilizzare i crediti da account ereditati? L'account ereditato giustamente viene ereditato dagli aventi diritto, che sono solitamente i familiari diretti. L'account viene gestito normalmente come tutti quanti gli account in possesso. Sarà possibile migliorare la percentuale di utilizzo dei crediti? Ci sarà un incremento di crediti per fare gli acquisti all'interno delle nostre piattaforme, dei nostri servizi? Certo, è normale che l'azienda che cosa sta facendo? Naturalmente si sta riorganizzando in tutta la sua tecnologia e su tutti i servizi. E anzi, invito tutti quanti coloro che hanno la possibilità di metterci in collegamento con fornitori, produttori e distributori che possano migliorare soprattutto lo sconto, il margine, quindi l'utilizzo del Blue Credits, a segnalare i loro amici, i loro parenti, i loro conoscenti, e sarà ben lieta Nexio di contattarli con i nostri preposti e con gli uffici preposti per poi raggiungere un accordo e poi distribuire sui nostri e-commerce i loro prodotti. Queste le prime domande rivolte verso i crediti. Un argomento molto simile, parlando di gift card, chiedono sì. Quando verrà ripristinato il servizio di gift card, quando verrà ripristinato? Il servizio di gift card giustamente è subordinato anche al riordino e al riassetto di tutta l'azienda. Per ora io penso che
con qualche mese potremmo ritornare a ripristinare il servizio. Certo è che anche subordinato a tutto quello che diciamo alla fase di riorganizzazione anche finanziaria dell'azienda, e spero che in un tempo non molto lungo si possa riorganizzare. Chiedono sempre a proposito di gift card, per chi non ha usufruito nei primi 3 anni dell'abbonamento, come si comporterà l'azienda nei confronti delle persone che non hanno usufruito di quello che è il servizio a proposito di gift card? Giustamente l'azienda vuole ripristinare e dare modo, soprattutto premiare coloro che non hanno mai potuto utilizzare questo servizio, e giustamente verrà analizzato caso per caso tutto quello che è stato il passato recente che tutti conosciamo, ma si darà modo a coloro i quali non hanno utilizzato mai il servizio di dare, come dire, una via preferenziale. Un'altra domanda interessante sempre sulle gift card. Chiedono, ritorneranno anche le card utilizzabili nei negozi convenzionati? Ma il negozio convenzionato, sì. Questa domanda forse si rivolge al servizio Nexus Business di cui si è tanto parlato. Noi, giustamente, la prima cosa essenziale è ripristinare, prima cosa, tutti i servizi primari. Dopodiché, non perché non sia primario Nexus Business, anzi, sarà un servizio molto, molto allettante. È già organizzato, è già strutturato. Naturalmente stiamo lavorando per la tecnologia che ci darà modo di utilizzare tutto ciò che è possibile per abbreviare i tempi, modalità e soprattutto la sicurezza. Faremo tutti gli accordi possibili e immaginabili. Si potrà utilizzare soprattutto il Procredits. La gift card è specifica per l'acquisto online su tutti i nostri servizi e sui nostri e-commerce. Quindi le card saranno utilizzabili esclusivamente all'interno dell'economia circolare di Nexiu. Non ci saranno più le card, ad esempio per la benzina, quelli che erano acquistati da un esterno. Useremo la nostra economia circolare. Non ci saranno più le card esterne perché, faccio un esempio, tante volte noi abbiamo la possibilità di comprare e trovare un prodotto, dico un nome a caso, su Zalando, magari con un brand importante tipo Adidas. Naturalmente l'azienda spingerà per non avere altri intermediari o mediatori, cercherà sicuramente di fare l'accordo diretto con Adidas, saltando Zalando, che è solo un costo. E questo darà modo di avere uno sconto maggiore, quindi un vantaggio maggiore per la community. Benissimo, questo era l'argomento che trattava di gift card, un argomento caldissimo che è maturato, riguarda le spettanze. Chiedono quando saranno pagate le spettanze? Allora, la notizia buona è che è stato effettuato il ricalcolo. Questa operazione ci ha consentito di rilevare tutti gli errori che hanno generato qualche problemino, sia sul ricalcolo e sulla liquidazione. Purtroppo ci siamo accorti che ci sono stati anche comportamenti fraudolenti da parte di tantissime persone che hanno inserito persone sconosciute, che hanno agito in maniera illegale, e giustamente l'azienda agirà naturalmente legalmente contro tutti questi soggetti. Per quanto riguarda invece le persone che a seguito del ricalcolo sono risultati creditori nei confronti dell'azienda,
Nexiu garantirà un piano di pagamento che si sta elaborando, in quanto è subordinato anche a tutte le attività di entrata dell'azienda, no? Delle attività finanziarie dell'azienda. Noi ci stiamo sempre muovendo, assolutamente, perché ci sono tante persone che ci supportano e credono in questo progetto fantastico, perché forse voi non ve ne rendete conto cosa avete ancora in mano, ma spero che presto vi porteremo sulla giusta strada a farvi ragionare e a capire che Nexiu è un progetto ripetibile. Questo era l'argomento sulle spettanze, adesso andiamo invece sull'abbonamento. Fanno determinate domande come ad esempio ho fatto un acquisto per il rinnovo ma non si è rinnovato e qui parlavano di abbonamento. Io presumo che intendessero la dashboard. Ho fatto un acquisto ma non si è rinnovato. Cosa devo fare? Facile, bisogna contattare il support predefinito, le mail che conosciamo. Vi invito ad andare su Skyline dove ci sono tutte le FAQ a cui potete fare riferimento, segnalare il problema, allegare la documentazione, cioè se si è pagato tramite bonifico questo servizio, allegare la contabilità. Faremo riscontro e verrà immediatamente attivata la dashboard, come giusto che sia. Ho un abbonamento, questo abbonamento però mi è scaduto perché sono passati 36 mesi, tuttavia sì, ho ancora tanti crediti da utilizzare dopo 3 anni. Cosa succede a questi crediti? I crediti sono ancora utilizzabili perché tutto ciò, l'utilizzo è, se non erro, da contratto è per 10 anni. Si possono utilizzare i crediti, ma sarebbe, come dire, controproducente non riattivare l'abbonamento nei momenti in cui noi poi daremo il consiglio soprattutto per eseguire questa operazione, perché posso fare degli acquisti ma non posso approfittare dei vantaggi che portano questi acquisti nel settore della remunerazione e delle spettanze e quindi della carriera. Quindi i crediti sono utilizzabili senza limite di tempo, giustamente se era un collaboratore non usufruirà più di quello che è il compenso del piano marketing, giusto? Giusto. Sarebbe controproducente, no? Io acquisto con tutte le modalità aziendali, ma non usufruisco dei vantaggi economici che sempre ci hanno dato e che non sono assolutamente cambiati, in quanto faccio riferimento sempre al compenso carriera, cioè ai guadagni che sono sempre stati, che tutti conosciamo, che sono sempre stati applicati. Sarebbe uno svantaggio, non so, sarebbe sciocco, lo definirei così, no? Parlando sempre di abbonamenti, però questa volta è un abbonamento che apparteneva a una persona deceduta. Può rientrare di questo abbonamento un erede eventuale? Certo, basta seguire la procedura che è sempre illustrata nelle FAQ su Nexiu Skyline. Bisogna produrre la documentazione, che sono purtroppo il certificato di morte, e tutti i documenti della persona subentrante, che non può essere già un abbonato o un affiliato a Nexiu. Se questa persona volesse invece non assorbire questo abbonamento, può richiedere un rimborso dello stesso? No, assolutamente no, non si può richiedere il rimborso dello stesso. Tra le domande una molto interessante, mi scrivono: ci credo, voglio andare avanti e ho un abbonamento che mi è scaduto. Come posso fare per rinnovare il mio abbonamento? Allora, la modalità non è cambiata, rinnovare l'abbonamento è sempre uguale, basta effettuare un bonifico bancario per rinnovare l'abbonamento, ma in questo momento no.
saremo noi poi a dare il via a questa, all'operazione rinnovi, ma adesso l'azienda non può giustamente far sottoscrivere abbonamenti, perché come giusto che sia, prima di tutto va ristabilito tutte quante le procedure, le piattaforme e i servizi. Devono essere efficienti al 100%. Quindi questa risposta può valere anche perché hanno chiesto qual è la procedura da seguire per riattivare un abbonamento. Credo che poi l'azienda darà le indicazioni al momento in cui sarà nuovamente fattibile, giusto? Giusto, l'azienda comunicherà quando questo sarà fattibile, sì. Perfetto. Adesso parliamo di un altro argomento che è la ripartenza. Sono diverse domande, le leggo tutte insieme perché fondamentalmente è un unico concetto che volevano esprimere. Ok, allora uno dice: abbiamo delle notizie precise? Perché la domanda è: quali sarebbero i vantaggi in questo momento per aderire al progetto? Abbiamo anche la possibilità di introdurre delle squadre di lavoro? Partiamo Magari. dalle notizie precise. Allora, per quanto riguarda la ripartenza, dovete sapere che stiamo già sviluppando i progetti previsti nel nuovo business model. Questa operatività ha dovuto per forza attendere sia il riconteggio che la revisione da zero dell'intera attività aziendale. Si tratta di un progetto in 4 step essenziali, previsti poi nei mesi futuri, che tiene correttamente in considerazione molte vostre segnalazioni, di cui vi ringrazio, e vi invito a continuare ad inoltrare. Ma servirebbe anche, e io è da tempo che cerco di coinvolgere persone attive e soprattutto concrete, pragmatiche e fattive. Ne abbiamo vagliate tante, però siamo ancora in pochi, perciò se ci sono consigli, se ci sono squadre di lavoro, portatemene a conoscenza, avete la mia mail, scrivetemi che io accoglierò molto volentieri chi sarà molto propositivo nei confronti dello sviluppo futuro di Nexio. Molto. Ma quali sono i vantaggi per aderire a questo progetto? In questo momento noi ripartiamo. Qual è il vantaggio che io posso focalizzare da offrire agli altri per dire: se ti unisci a Nexiu, questo è il vantaggio? Ma i vantaggi, ragazzi, giustamente nelle Zoom che seguiranno verranno man mano spiegati, perché il progetto non si è mai fermato, ha avuto le evoluzioni come già erano state programmate sì dal primo giorno. Poi ci sono stati purtroppo degli eventi tipo il Covid che hanno dovuto, come dire, hanno obbligato Nexiu a non poter, come dire, avere la possibilità di attuare la pianificazione già elaborata in passato. Purtroppo con il Covid c'è stata la problematica che siamo stati chiusi in casa, non potevamo assolutamente incontrarci. Sì, d'accordo, si potevano fare le Zoom, ma c'era il problema con tutte le strutture esterne, con i fornitori, e questo ha portato dei contrattempi. Molto Ma bene. in futuro vi spiegherò soprattutto quali saranno i vantaggi ancora più divertenti di Nexio. Molto bene, esaurita anche questa argomentazione, apriamo quella del support, il support. Chiedono se ritornerà un servizio come avevamo tempi addietro, un supporto per ogni servizio. È possibile creare il supporto per i clienti e i collaboratori? Ma ragazzi, il supporto dei clienti e dei collaboratori è sempre esistito, perché tutt'oggi io ricevo mail in continuazione.
Certo, adesso l'azienda si è un attimo ridimensionata e si sta riorganizzando, ma è normale che verrà ripristinato un supporto. Noi cercheremo, faremo in modo di affidarci molto di più alla tecnologia, in modo e maniera che saremo obbligati ad utilizzare meno risorse, ma più efficienza, in quanto cercheremo tutte modalità automatizzate. Sempre rimanendo in tema di support, nel support ci sarà anche un'indicazione precisa da seguire che vada a supportare la propria downline nel momento in cui ci sarà la ripartenza. Ma la domanda, diciamo, che si rifà alla formazione. Certo che ci sarà supporto, anzi sarà incrementata e verrà soprattutto avviato tutto un ciclo di formazione, soprattutto perché ci sono tantissime persone da cui vengo contattato che sono state inserite in Nexio non sapendo magari poi il motivo. Purtroppo ho scoperto che tutto ciò era finalizzato a uno sviluppo di carriera e di guadagni per qualcuno di cui noi abbiamo tutti i dati, ma che adesso conosceranno la reazione dell'azienda. La formazione sarà molto importante, soprattutto per la crescita. Un problema che è sempre esistito in Nexio, a mio avviso, è la mancanza di flussi di informazione tra diciamo, le posizioni più in basso, 1, 2, 3, fino a giungere alle posizioni 6, 7. Ho notato che tantissimi non conoscono quali sono le upline di riferimento. Io posso capire che, faccio un esempio, un 7 star non conosca la sua ultima profondità, perché sono tantissime. Non è concepibile, però posso anche accettarlo. Ma notare che i nuovi iscritti non sanno quali sono i referenti con l'azienda e per poter essere supportati dall'azienda, questa è una cosa veramente poco positiva. Perciò quindi verrà ripristinato la formazione di base, dove spiegheremo dall'inizio come come va utilizzata una dashboard, come si fa un'iscrizione, come si paga un abbonamento, perché già i nuovi iscritti avranno la possibilità a loro volta di crescere e creare le nuove strutture, ma se non vengono supportati, come è possibile fare questo? Questo è un grosso problema. Quindi verrà attivato un servizio di formazione capillare, presente e diciamo operativo, molto importante. A proposito sempre di supporto, chiedono: ci sarà un referente, una figura che sarà per noi un punto di riferimento? Ragazzi, sì, ci sarà una figura di riferimento. Io nel mio mondo, nelle mie conoscenze, ho tanti amici che forse si differenziano purtroppo da Rossano Galantini, che non è più tra noi, che per me è stata una perdita molto grave per Nexio. Non so come mai, ma sarà una fatalità, ma dalla scomparsa di Rossano sono cominciati i primi problemi. Io ho già individuato delle persone, magari con le quali ho già intavolato un discorso. Nexio ha bisogno di guide, ha bisogno di figure professionali capaci, e già qualcuno è stato individuato. Ma è possibile che qualcuno venga individuata anche all'interno di Nexio, perché ci sono tantissimi professionisti, ci sono tantissimi individui che nel mondo dell'affiliate si sono già affermati e hanno un bagaglio culturale e lavorativo molto interessante. Potrebbero anche candidarsi
ci sono tante persone. Allora Nexio conta tra iscritti 120.000 account, certo purtroppo non tutti reali, e sono sicuro che tra tante persone ci sono figure che potrebbero essere di supporto per questo settore, la formazione e l'informazione. Parliamo di rinnovo quota annuale. C'è una domanda e dicono, ma in caso di rinnovo viene garantito l'utilizzo dei crediti? Certo, nel momento della ripartenza certo che viene garantito l'utilizzo dei crediti. Altro Diamine, argomento, stiamo lavorando per questo, non siamo folli. altro argomento tocca l'associazione Next to You. Chiedono delle informazioni in merito sulle informazioni sulle quote versate e se ci sarà un supporto da parte di Nexiu per il recupero delle somme. Allora, circa l'associazione, mi ripeto di nuovo, rinnovo quella che è stata sempre la linea di Nexio, ovvero l'associazione è una realtà a sé stante. Nexio ha già riaccreditato in dashboard tutti i crediti che erano stati scalati per la quota di iscrizione all'associazione, ma è ben distante, anzi Nexio ha sempre preso le distanze dall'associazione. Sono due cose totalmente differenti. Quindi Nexio ha un suo essere, un suo staff, è il lavoro proprio. Next to You è un'altra cosa, è un'altra azienda, è un'altra società, un'altra associazione, è un altro, non so neanche che cosa sia. Quindi Nexio non c'entra nulla con Next to You. Nexio ha riaccreditato i crediti che erano stati utilizzati. Se per caso c'è qualcuno a cui non sono stati ancora riaccreditati, li invito tranquillamente a inviare email e il riaccredito sarà immediatamente eseguito. Un numero importante sulla prossima domanda. Tantissime persone ci hanno chiesto, sarà attivato il servizio Nexu Business? Certo che sarà attivato, sarà un servizio molto importante. Allora, in passato ci hanno tacciato come coloro che aiutano i colossi del web ad incrementare i loro guadagni. Sì, può essere vero, ma fino a un certo punto, perché il progetto Nexio è partito con, forse pochi lo ricordano, a zero, no? Io ricordo che all'inizio utilizzavamo solo un brand che è famosissimo ed è conosciuto a tutti. Pian piano c'è stata l'evoluzione fino allo sviluppo di un e-commerce. Se ricordate il vecchio progetto a tutti conosciuto. Ma Nexio non si è mai voluta fermare a questo. Nexio Business è molto importante, soprattutto per coloro che hanno l'abitudine di tastare con mano quel che acquistano, quel che consumano. A non tutti piace continuamente comprare online e ricevere, ma ci sono tante persone che amano toccare l'oggetto, tastare l'oggetto, ma non solo l'oggetto, anche i servizi che possono essere, che ne so, dalla riparazione dell'auto al consumo della colazione, alla cena, alla pizza, e noi faremo di tutto per incrementare e sviluppare questo servizio. Nexio Business è soprattutto importante per dare modo ai commercianti che stanno affrontando crisi enormi, quali il calo del fatturato, la mancanza del personale, la crisi economica contingente. E Nexio vorrà supportare tutti i negozianti, tutti gli imprenditori, tutti gli artigiani. E sarà semplice poi sviluppare e affiliare il punto vendita, perché daremo modo di utilizzare i nostri prodotti all'interno
del servizio retail, cioè all'interno del nostro negoziante di fiducia. Fare una domanda anche su un altro servizio che ha avuto un discreto successo all'interno di Nexiu, che era Nexiu Car. Chiedono, ci sarà un rimborso di queste rate? Pian piano, come le spettanze, anche tutto ciò che concerne i creditori di Nexiu nei vari servizi saranno tutti quanti soddisfatti e accontentati. È il nostro scopo. Dobbiamo fare le cose pian piano. Ragazzi, voi non vi rendete conto, Nexiu dall'esterno è un lavoro, anzi è un divertimento piuttosto che lavoro, semplice, però è una macchina talmente tanto complessa e grande che non è facile da gestire, assolutamente, soprattutto da riallineare. Quindi col tempo faremo in modo di soddisfare tutto ciò che ancora crea qualche disagio ai nostri affiliati. Ed infine, ultima ma non meno importante domanda, si rifanno alla precedente Zoom che abbiamo ottenuto, al precedente webinar. Sì. I sottotitoli sono insufficienti, la traduzione è incomprensibile perché genera troppi errori, e questo è per la fascia dei non udenti. Ci sarà qualcosa per noi che abbiamo la necessità di interagire con Nexiu? Sì, allora abbiamo preso nota delle vostre preziose segnalazioni che daranno modo di implementare il servizio fino ad arrivare ad uno strumento ottimale. Vi posso parlare già che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale si arriverà a poter avere nello stesso momento la stessa traduzione per magari la Francia, la Grecia e i non udenti. Questo noi ci teniamo moltissimo perché ci teniamo moltissimo alla nostra comunità dei sordi, perché hanno apportato un ottimo lavoro, un ottimo sviluppo e meritano di essere presi in considerazione. Molto bene, era l'ultima delle tante domande che sono giunte nella precedente nostra presentazione. Danilo, io ti ringrazio, auguro buona serata a tutti, ti lascio nella coda finale. Allora, concludendo questo video, guardo al futuro con emozione e gratitudine. Abbiamo e stiamo affrontando una grande sfida e tanti imprevisti. Tutto ciò ci ha reso più forti e siamo pronti ad abbracciare questo cambiamento e a superare qualsiasi sfida futura ci si presenti. Nexiu è una macchina incredibile, ma voi ancora non ve ne rendete conto e sarà nostra premura informarvi sempre di più per farvi capire cosa tutti quanti noi abbiamo di importante tra le mani. E questo ci tengo veramente di cuore, perché è un progetto fantastico, invidiato da tanti e lodato da tanti. Certo, ultimamente stiamo affrontando un po' qualche critica, ma le critiche sono sempre costruttive, quando sono intelligenti, perché a me a volte c'è pure qualche critica poco intelligente. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio voi per l'impegno, ringrazio voi per la fiducia dimostrata fino ad oggi e andiamo avanti così. Forza e grande Nexiu. Buonasera a tutti.